Ciao a tutti, desidero raccontarti la mia storia di come sono riuscita a guarire dall'abuso narcisistico e di conseguenza dalla mia dipendenza affettiva. Ho trascorso tanti anni con mio marito e pensa che ci conoscevamo fin da ragazzini. Devi sapere che lui era il classico ragazzo che teneva in piedi la compagnia perché era simpaticissimo, ma nello stesso tempo era timido, riservato e tutto quello che può esserci di buono in una persona. Si dimostrava anche molto attento alle necessità degli altri e sempre disponibile nel compiacere i suoi amici. Trascorsero gli anni e per vari motivi ci perdemmo di vista. Dopo diverso tempo ci ritrovammo e da lì iniziò la nostra frequentazione, subito come ottimi amici e poi come fidanzatini. Con il senno di poi mi rendo conto che già non mancavano i segnali di allarme. Alcuni suoi comportamenti mi lasciavano un po' perplessa e a disagio, come ad esempio qualche scatto di nervosismo con sua madre, il fatto di estraniarsi dagli amici quando non era lui al centro dell'attenzione, quando accennava alla sua famiglia lo faceva con un certo disgusto e distacco. Spesso e volentieri diceva una cosa e ne faceva un'altra. Insomma, tante piccole realtà che a pensarci ora mi vengono i brividi. Ma un po' perché eravamo ragazzini, un po' perché non vi era comunque la giusta informazione che troviamo al giorno d'oggi, sta di fatto che mi conquistò. Da subito iniziarono le menzogne, il disinteresse, il discolparsi sempre, dando la colpa a me, il negare fatti accaduti, il passare spesso da vittima. Con la nascita delle nostre figlie, le cose andarono a peggiorare sempre di più. I nostri rapporti intimi non esistevano già da molto tempo. Parlare con lui era impossibile, poiché praticava il gaslighting. Se insistevo con il voler chiarimenti in merito alle sue contraddizioni, assumeva un atteggiamento dapprima istrionico per poi finire a litigare animatamente. Insomma, fu un'escalation di discussioni, incomprensioni, di silenzi punitivi, di indifferenza assoluta e il tutto a mio discapito. I suoi comportamenti erano sempre più devastanti e distruttivi per l'intera famiglia. Più di una volta lo beccai al telefono con sua madre che parlava male di me, se la ridevano entrambi, dandomi della povera pazza. Ovviamente non venivano a mancare le classiche triangolazioni con le sue scimmie volanti, ma la cosa che mi sconvolse di più fu scoprire che lo faceva anche con le nostre figlie. Me ne accorsi perché succedeva che ogni tanto le mie figlie si innervosivano per situazioni di poco conto e la cosa mi turbava parecchio. In seguito ad avvenimenti molto gravi, come il rubarmi il denaro, incolpando la figlia, e molto altro, che comunque trovi nei miei video, gli feci letteralmente cadere la maschera, con una semplice frase. So chi sei e perché lo sei diventato, ma io non sono come te. E da quel preciso istante uscì fuori il suo vero io, vale a dire un qualche cosa di veramente mostruoso, difficile anche da descrivere. Per la prima volta vidi chi era realmente, una bestia. Dato che da qualche tempo mi ero rivolta a dei professionisti per capire meglio che cosa avesse mio marito, mi venne in mente cosa mi disse uno psichiatra proprio riferendosi agli individui con personalità cluster B. I narcisisti sono i demoni sulla terra. Ma voglio soffermarmi un attimo per raccontarti come io ho avuto il crollo psicologico e fisico. Una mattina feci per alzarmi dal letto, ma caddi letteralmente a terra. Non avevo più il controllo sul mio corpo. Trovandomi a casa da sola, mi feci prendere dal panico e iniziai a piangere proprio come una bambina. E in quel preciso momento avrei dato qualsiasi cosa pur di riavere i miei genitori accanto a me. Trascorsero molte ore prima di riuscire ad alzarmi e piano piano a camminare. Scusami, ma mi sto emozionando. Iniziai a pormi mille domande e cosa avrei dovuto fare e come avrei dovuto comportarmi in futuro.
Così, dopo intere notti passate nel buio più totale, mi resi conto che probabilmente io dovevo guarire da qualcosa e lì per lì non riuscivo a comprendere da cosa. Ma con il trascorrere del tempo si fece strada l'idea che io soffrivo di dipendenza affettiva e questo era stato il motivo principale per il quale avevo sopportato l'inimmaginabile. Da quel momento iniziai un percorso tutto mio di crescita personale. Non nego che arrivai a toccare veramente il fondo e c'erano momenti in cui pensavo che non sarei riuscita più a riemergere. Ma accettai con tutte le mie forze quelle emozioni che inevitabilmente avrei dovuto superare, come la sofferenza, il dolore, l'ansia, l'angoscia, la confusione e la rabbia con me stessa. Sì, esattamente con me stessa, perché io avevo permesso tutto questo. Ma ciò che mi faceva soffrire di più e mi spezzava il cuore e l'anima era la consapevolezza di aver avuto accanto a me un uomo che non aveva mai provato amore o affetto nei miei confronti. Questo mi faceva sentire violentata interiormente. Ma mi aggrappai alla vita, sì, alla vita, perché la vita di ognuno di noi è sacra, perché io dovevo ritornare a vivere, lo dovevo a me stessa e a nessun altro. E anche tu lo devi solo a te stessa. Questa è la mia storia. Grazie per avermi ascoltata.